costoso di tutto il mese. Partendo qui da Casablanca, siamo passati per Marrakech, abbiamo attraversato le montagne dell'Atlante per raggiungere il deserto del Sahara. Un viaggio pazzesco, basti pensare che nello stesso giorno siamo passati dalla gotica e polverosa città di Marrakech fino ad un paesino di montagna chiamato Tizi-Trizza a 2260 metri sul livello del mare, per poi tornare giù fino ai confini del deserto, con temperature che al mattino erano intorno ai 15 gradi quando abbiamo lasciato Marrakech, per poi sfiorare lo zero sulle montagne dell'Atlante e di nuovo salire fino a circa 20 gradi quando abbiamo raggiunto il deserto. Già da prima di partire per questo progetto avevo intenzione di andare nel deserto, ma era per lo più per mettere la spunta sul deserto, per dire ok, ho visto anche quello, ed ero d'accordo con i miei amici e i miei genitori quando mi dicevano vabbè, ma non c'è nulla da vedere, è solo un'infinita distesa di sabbia con il sole che scotta, nulla di che. E invece, boom, un pugno in pieno petto. Abbiamo raggiunto i limiti del deserto con il van e poi ci siamo addentrati tra le dune cavalcando i dromedari. Esperienza terrificante, perché come potete immaginare i dromedari non sono così ergonomici come può essere un cavallo, perché hanno una gobba sulla schiena e poi sono fottutamente alti. Più di una volta, mentre cercavo con tutte le mie forze di stringere le gambe per non cadere dalla loro gobba, mi sono chiesto come fanno quelle bestie a stare in equilibrio sulla sabbia. Cioè hanno queste gambine lunghe e sottili e poi a 2 metri d'altezza c'è questo enorme corpo che peserà una mezza tonnellata e quindi fisicamente non sono studiati per essere stabili, eppure non cadono. Non me lo dimenticherò mai. Ho visto il mio dromedario scivolare durante una discesa molto ripida e in quel momento ho pensato, bene, sto per cadere e rompermi la gamba. E invece dopo qualche barcolamento il dromedario è riuscito a ritrovare l'equilibrio e non ci è successo nulla. Durante la giornata abbiamo fatto tante attività come arrampicata o sandboard, che tra parentesi è una figata. Non l'avevo mai fatto in vita mia e mi è piaciuto moltissimo. Ma vi voglio parlare di un'altra cosa. Vi voglio parlare del momento più emozionante di questa settimana e penso anche di tutte le settimane passate. La notte nel deserto. Il sole è calato molto velocemente e noi abbiamo raggiunto le nostre tende e cenato con una tagine, che è un piatto tipico marocchino. Fino ad allora non mi ero ancora accorto di nulla, ma quando dopo cena siamo usciti dalle tende e ho guardato il cielo, non era solo la moltitudine di stelle, era come se tutta l'atmosfera terrestre fosse sparita e io mi trovassi nello spazio.
Riuscivo a percepire la curvatura del cielo sopra di me. Le foto non riescono a rendere la sensazione che si prova sotto un cielo stellato nel deserto. Per questo vi dico, dovete provarlo. Siamo fortunati che dall'Italia i voli per il Nord Africa non costano tanto e quindi vi consiglio almeno una volta nella vita di prendervi 4 giorni di ferie e volare in quello che è solo un continente diverso dal nostro, ma sembra un altro pianeta. Ho fissato quel cielo mozzafiato per alcuni minuti. Quando poi ho ricominciato a respirare, ho fatto anche qualche lunga esposizione simpatica con tutti i miei amici e ho provato per la prima volta un po' di light painting, anche se le temperature erano crollate drasticamente dopo il tramonto e stavamo tutti congelando. Ricordo che avevamo indossato tutti i vestiti che avevamo nello zaino, quindi avevamo talmente tanti strati addosso che riuscivamo a malapena a muovere le braccia. E il giorno dopo i barbari che ci avevano ospitato nelle loro tende ci hanno svegliato prima dell'alba, saranno state le 6 più o meno, e in 10 minuti mi sono ritrovato di nuovo su quei terrificanti dromedari per tornare indietro, tutto rincoglionito dal sonno e dolorante dalla cavalcata del giorno prima. Quindi, ricapitolando, andate nel Sahara e passate una notte nel deserto, ma piuttosto che cavalcare i dromedari andate a piedi, che è meglio. Se avete qualsiasi domanda scrivetemela nei commenti e io vi aspetto la prossima settimana.